Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi sono particolarmente contento perché mentre ero in ferie ho ordinato delle cosine che sono arrivate a casa di un amico, che peraltro le ha provate prima di me, chiaramente perché gli ho dato il permesso, ma insomma. E sono due cose molto interessanti. La prima è il set di Pantarei che ho preso appena uscito, ora chiaramente lo vedete sul canale dopo che è passato un po' di tempo, no? La figata di questo set è che è un'interpretazione del mare che ci sta, perché è molto agrumata e la Sicilia effettivamente è piena di agrumi. Quindi noi sentiamo mandarino, lavanda, salvia, pepe rosa, noce moscata, zenzero, legno di guaiaco, oak moss, quindi legno di quercia, e fava tonka, ok? Ora io vi dico cosa sento, perché chiaramente l'ho già snasato, e sento immediatamente il mandarino. Qualcuno dice che, parlando così sul gruppo, qualcuno diceva che assomiglia a Roma di Laura e Biagiotti. Non sono convinto, però vi dico che praticamente è una nota marina, sicuramente marina, molto dolce, perché ci sono i fiori che la rendono dolce, il mandarino che comunque tra gli agrumi è un agrume molto dolce, e poi c'è, no, i legni su cui si poggia che la rendono insomma molto molto interessante. È una bella fragranza, vi devo dire che Pantarei io l'ho provato varie volte, ho provato vari saponi di Pantarei, ecco questo ve lo faccio vedere qui sotto, no? Ho provato vari saponi di Pantarei, ho sempre apprezzato la meccanica, non sempre apprezzato invece le profumazioni, perché sì, perché non sempre mi sono piaciute, ok? Invece questa vi dico che è davvero davvero azzeccata. Mamma mia, è veramente, a me piace. Poi questo è la texture del sapone, che è duro, lui lo ha prelevato con una spatolina qui intorno, quindi io diciamo che avendo già messo a mollo il pennello in tasso, perché con una sbarbata del genere non posso che utilizzare un bel tasso, e utilizzo il mio, no? Vado a prelevare con questo cucchiaino che è di mia figlia, sembra un cucchiaino da gelato, ma in realtà è di ceramica. Questo è quello che ho prelevato, non è tantissimo, vediamo, anzi vi dico già che ne prelevo un pochino di più, perché non mi interessa, voglio un bel lather, una bella schiumata. Oh, però passiamo al rasoio, il rasoio che è oggi il re, anzi è il console, perché finalmente, dopo anni che facevo l'amore con il Rex Ambassador, eccolo qui ragazzi, eccolo qui, Rex Consul, la scatola è quella tipica di Rex, bellissima, veramente curata, mi piace questo particolare del coperchio della scatola che è, no, smussato, quindi se uno lo poggia si appoggia così o così. All'interno c'è, come sempre, ecco, vi faccio vedere anche questo, lifetime warranty, quindi garantito a vita, e c'è l'adesivo di Rex che quasi quasi me l'attacco sulla macchina, e il solito inspector ticket, che è quello che dice chi ha guardato il rasoio prima di inscatolarlo. Rasoio che, eccolo qua, è protetto da questo, all'interno c'ha questa scanalatura esattamente delle sue dimensioni, ok? Ed eccolo qui. È veramente veramente bello, veramente un'opera d'arte. Come si chiama qua? La zigrinatura è diversa rispetto a quella che trovavamo sull'Envoy che io possiedo, perché si chiama Diamond e praticamente, lo faccio vedere, non so se riuscite a vederlo, ma è romboidale, no? Nel pattern. Ci abbiamo... E dai, prendi il rasoio, dai, su, via, eccolo qua. Ci abbiamo la ghiera di regolazione, il rasoio è
due pezzi. Bellissimo, veramente bello. Con rasoio nuovo e sapone nuovo non potevo che decidere di prendere lamette nuove e ho scelto le Treat Carbon perché sono tra le lamette che trovo molto, molto gentili e quindi voi sapete che io normalmente quando provo un rasoio nuovo uso le Personna. Oggi ho scelto le Treat Carbon che comunque sono lamette con cui tendenzialmente mi trovo molto bene, ok? Chiaramente la lametta è molto personale, ci sono per esempio le Shark con cui io non mi trovo per niente, che a moltissimi piacciono, quindi diciamo, non prendete ciò che vi dico io riguardo alla lametta come oro colato. Benissimo, una volta armato il rasoio è uno slant bar, ok? Ve lo faccio vedere. Ovviamente andando ad agire sulla ghiera di regolazione che va da 1, vi faccio vedere bene, dai, va da 1 qui a un, mannaggia, ecco qui c'è un pallino rosso, lo vedete? Qui proprio sopra il mio dito c'è un pallino rosso che sta su 1 e questo pallino può andare fino a 6, ok? Ciò che cambia è il gap, cioè si solleva questo. Io non riesco a far mettere a fuoco, ecco, questo parallelepipedo centrale si solleva alzando di fatto, ve lo faccio vedere adesso in diminuzione, alzando e abbassando il coprilametta e la lametta. La lametta che viene ritorta dal rasoio, vedete che non è dritto? Molto molto bello. Ok, la barba non è lunga, è una barba relativamente corta, quindi diciamo che secondo me un 2, lo regoliamo a 2, eccolo qui, può andare più che bene. Ma sì, dai, esageriamo anche un 3. Ok? Così lo raffrontiamo con l'Envoy, perché l'Envoy diciamo che è noto che sia praticamente il corrispettivo di un Ambassador regolato su 3, no? Ora il Consul, essendo uno slant bar, mi aspetto che sia più gentile, fermo restando che comunque se lo regolo a 6 non mi aspetto poi una gentilezza totale, chiaramente, no? Iniziamola. Eccolo qui. Acqua calda, un pennello bello grosso. Bellissimo. Qui esce fuori un pochino lo zenzero, secondo me. Bello, 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 bello. Veramente questa profumazione a me era piaciuto molto Dicembre di Pantarei, ma questa anche veramente una bella profumazione. Peraltro non la ritengo esclusivamente estiva, probabilmente è una 9 mesi l'anno, no? Dall'autunno anzi dalla primavera alla fine dell'autunno. Forse proprio, ecco, forse proprio per l'inverno la trovo un po' dolce, ma bisogna vedere, perché tanto ragazzi, quello che a noi interessa secondo me è la resa meccanica del sapone. Poi la profumazione una ti può piacere, una non ti può piacere, chiaramente è una cosa molto personale, quindi io vi dico le mie sensazioni, ma non è detto che rispecchino poi le vostre. Tra l'altro ragazzi, questo è il momento di mettere un mi piace al video e iscrivervi al canale. Inoltre, se vi piacciono i miei video e dovete comprare qualsiasi cosa, che sia un Consul o che sia un pacchetto di lamette, ok? Qui sotto in descrizione ci sono vari link referral e vari link sconto o codici sconto. Utilizzateli perché aiutano enormemente il canale
ma proprio enormemente, ve lo dico sinceramente, aiutano tanto il canale e mi permettono di acquistare altri saponi e nel caso dei codici sconto a voi permettono di risparmiare qualcosina. Ora, come sempre, i tassi tendono a mangiucchiare. A me questa saponata mi è venuta parecchio acquosa, ho esagerato con l'acqua e quindi tenderà a colare. Mamma mia ragazzi, un profumo fantastico questo, eh? Mamma mia. Allora raga, il profumo è veramente di mio gradimento. Questo l'abbiamo azzeccato alla grande, alla grande. Certo, è un sapone costoso, un sapone che sul sito scusate, sul sito Pantarei sapone e dopo barba vengono 60 €, non è propriamente poco, eh? Fatemi giocare un pochino. Andiamo a vedere che succede mettendo il Consul a 6. Wow. Beh, la lama a 6 si sente, però non... assolutamente gestibile, eh? Ora chiaramente con una barba così corta la metta a 6, il settaggio a 6 non è necessario, no? Però fa il suo in pieno comfort.
Ovviamente qui stiamo parlando di uno dei rasoi top, veramente top. Quindi lui ha portato via già parecchio. Diciamo che probabilmente se dovessi andare al lavoro già andrebbe bene così la Barbot. Però stiamo parlando di un rasoio che ci ho pensato 2 anni per comprarlo. Io in realtà volevo l'Ambassador, poi vi dico la verità, un amico, follower, chiamatelo come volete, comunque un amico, Matteo Lauda, mi ha fatto ragionare, ha detto ma se tu hai già l'Envoy e ti trovi bene, che prendi a fare l'Ambassador? Prendi il Consul. Guardate quanto bel sapone. Allora, adesso per il contropelo non lo teniamo a 6 assolutamente, perché ho voglia di godermela la sbarbata. Lo mettiamo... Oh, una cosa da segnalare è che non è a scatti questa ghiera è continua. Quindi voi potete regolarlo a 1,25, a 1,5, potete cercare il settaggio che fa per voi. Ecco qui. Ho qualche piccolo puntino rosso l'ho fatto, ma è figlio del passaggio a 6,
Ecco, io penso che sia un rasoio che in realtà performa molto bene anche a settaggi relativamente bassi. Adesso, come avevo detto prima, sono 1,5. Benissimo. Che vi dico? Allora, il sapone mi è molto piaciuto, probabilmente l'ho annacquato un pochino troppo, quindi la seconda e la terza passata sono venute abbastanza ariose, abbastanza acquose. Mm? Però ha fatto il suo, idrata molto, idrata parecchio la pelle, lascia per adesso un buon post e adesso andiamo a vedere l'after. Mamma bello. Ragazzi, davvero una fragranza fresca, una fragranza frizzante. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace tanto, 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 tanto. Il rasoio, beh, non ho niente da dirvi oltre a tutto quello che vi ho detto. Rasoio efficace, rasoio confortevole, ma poi è un'opera d'arte. Ci guardate qui sotto, no? Poi prendete il rasoio e prendete sotto, c'ha inciso al laser, no? Un numero di serie. Nella fattispecie questo è il 14345 T2, ok? Ed è solo questo. C'è questo numero di serie, c'era solo questo è il mio rasoio, ok? Come diceva il sergente istruttore, no? Su Forrest Gump. Questo è il mio fucile, questo è il mio rasoio. C'ha questa matricola ed è solo lei, ok? Molto bello, davvero bello. Mi ha stupito, ecco io vi dico, ho fatto un piccolo repo qui, uno qui che già è scomparso, ma il senso è che ho fatto una sbarbata efficacissima procurandomi di fatto solo 3 piccole, no, fuoriuscite di sangue, ma 6, ragazzi, 6 è la massima, no, regolazione di questo rasoio, cioè il 6 non va usato con una barba di 2 o 3 giorni, va usato casomai con una barba di una settimana, quindi ci sta, ok? Io penso che vi ho detto più o meno tutto. Veramente spero vi sia piaciuta questa sbarbata e ve la siate goduta perché io sì. Beh, una volta messo il dopo barba, annuso e non sento praticamente niente, semplicemente perché ho la stessa profumazione molto più forte sul viso. Bellissimo. Ragazzi, fantastico, fantastico, davvero fantastico. Fantastico per me. Magari lo provate voi e non vi piace. Ci può stare, Ci può stare. Oh ragazzi, qui sul canale io ho un po' di progetti. Un progetto, e ve lo dico, è quello di farmi una barberia. Per me. Che abbia lo scopo di avere ospiti, eccetera, eccetera. Questo è un progetto che ho da qualche mese, forse l'ho anche già detto in un video, non me lo ricordo. Comunque è un progetto che chiaramente porta via tempo e denaro, tanto denaro, quindi è un progetto che è nei nice to have, ma prima o poi lo faccio. Prima o poi vi trovate sto negozio di barbiere che è solo mio. Vabbè. Ragazzi, ho sproloquiato abbastanza stasera e io spero che il video vi sia piaciuto, ok? Quindi
non ho altro da dirvi se non che ci vediamo più vecchi come sempre. Ciao!